Buongiorno, qui vedete la cosiddetta curva gravitazionale. Questa curva rappresenta la probabilità statistica che possano accadere dei terremoti in relazione alle congiunzioni e opposizioni dei pianeti del Sistema Solare con la Terra, quindi dei 7 pianeti, ma anche del Sole e della Luna, e il grafico rappresenta questa probabilità dal 2000 al 2019 per la parte superiore e dal 2020 fino al 2024 per la parte inferiore. Il calcolo è fatto con rispetto ad un osservatore posto in centro Italia che vede i pianeti da quella posizione. Come è stata calcolata la curva? Allora, anzitutto si stabilisce qual è il numero medio di terremoti al giorno registrati nei 420 anni, cioè dal 1600 al 2020, per la magnitudo maggiore di 3,3 Richter. Ottenuto questo numero medio di terremoti, si calcolano quanti terremoti, sempre maggiori di 3,3 Richter, sono accaduti nei 420 anni, in presenza di ciascuna coppia di pianeti del Sistema Solare, in opposizione o congiunzione con la Terra. Questo calcolo viene fatto per tutte le 36 coppie possibili dei pianeti del Sistema Solare. Infine si calcola la percentuale di incremento o decremento del numero di terremoti per ognuna delle 36 coppie rispetto al numero medio giornaliero. Quindi si fa una divisione fra il numero di terremoti del punto 2 fratto il numero medio del punto 1. Avremo allora un valore della percentuale di terremoti per ogni coppia di pianeti quando sono in opposizione o in congiunzione con la Terra. Ad esempio, considerando un giorno X, poniamo che ci siano Marte, Saturno e Terra in allineamento, quindi in congiunzione o opposizione, e questo nei 420 anni abbia creato un più 12% di terremoti rispetto a un giorno medio. Invece l'allineamento Saturno-Giove-Terra ha creato un più 22% di terremoti rispetto al giorno medio e Sole-Urano-Terra un meno 8%. La somma algebrica di questi allineamenti presenti nel giorno X porta a un più 26% di incremento di terremoti. A questo punto vediamo dove si colloca questa cifra. Questo 26% lo possiamo collocare in un punto del grafico, che appunto è la somma algebrica di queste percentuali. Il punto del giorno è evidenziato da questo circoletto, per cui zoomando, se andiamo a zoomare, possiamo vedere proprio come corrisponda a questa stanghettina azzurra. Questa stanghettina azzurra rappresenta un giorno, ognuna di queste rappresenta un giorno. A questo punto prende forma la curva gravitazionale. Ogni punto della curva blu è un giorno, quindi una di queste stanghettine, e rappresenta la media mobile di 30 giorni di quei valori giornalieri. Quindi ogni punto della curva rappresenta 30 giorni intorno di questi singoli giorni. Quindi calcolando la media mobile di 30 giorni in ogni punto, si traccia la curva e si vede allora che questa curva ha un andamento curiosamente ciclico. Questo andamento ciclico lo si può apprezzare con una variazione di fra i 5 e i 7 anni. La linea del tempo è in ascissa, quindi questa linea qui, sia nella parte sopra che nella parte sotto, mentre in ordinata è riportato l'incremento percentuale atteso dai terremoti, quindi la linea nera è 0, 10%, 20%, 30% in più, oppure 10, 20, 30% in meno di terremoti per quel punto preciso rispetto alla media giornaliera. Si può vedere come la curva cresce per poi ridiscendere, per poi crescere di nuovo e così via. È un andamento ciclico che ha dei punti di picco ogni mediamente 5-7 anni. Quindi possiamo notare tre cose fondamentalmente. Innanzitutto che nei momenti di discesa della curva il coefficiente dei terremoti scritto in verde è più basso
rispetto al coefficiente della curva in salita, cioè il numero di terremoti rispetto ai giorni è un numero più basso rispetto a quando invece la curva cresce. Quindi i terremoti maggiori di 3, il coefficiente dei terremoti maggiori di 3,3 Richter rispetto ai giorni cresce quando la curva è in crescita e scende quando la curva è in discesa. Secondo, dove la curva raggiunge il suo picco settennale, si possono registrare effettivamente dei forti terremoti, come è successo per esempio tra agosto e ottobre 2016, la ben nota sequenza del centro Italia. Terzo, questa possibilità di terremoti cresce anche nei momenti di punti della curva dove ci sono forti sbalzi, che sono indicati da questi quadratini blu e rossi. E questo è successo, ad esempio, in aprile 2009 per il terremoto dell'Aquila o a maggio 2012 per quello in Emilia-Romagna. Il periodo settennale più recente e a più alta incidenza statistica riguarda i giorni tra il 25 luglio e il 3 agosto 2023, in corrispondenza di questo picco. Al momento in cui sto parlando siamo al 6 di novembre 2023, quindi sto parlando di qualche mese fa. In quei giorni effettivamente il coefficiente di terremoti maggiori di 3,3 Richter è stato di 0,40 contro lo 0,30 medio del periodo precedente. Quindi in questa area qui il coefficiente era più alto e naturalmente questo andamento valida il modello gravitazionale Q-Forecast perché questo modello sostiene che ci sia una correlazione fra determinate posizioni angolari dei pianeti e l'incremento sismico sulla Terra ed in particolare in Italia. Questa curva quindi della sua visione generale è utile a scopi predittivi, in particolare per determinare periodi ciclici più a rischio dal punto di vista sismico in Italia per il futuro. Quindi se adesso noi siamo qui in novembre, siamo in un punto di discesa di queste forze gravitazionali, ma fra novembre e febbraio, marzo, ecco, in questo punto cresce per poi decrescere ancora. E naturalmente si creerà un altro ciclo come questi di 6-7 anni in cui non registreremo forti terremoti, ma dovremo aspettare il successivo picco settennale. Quindi il prossimo periodo a forte rischio sismico, così come è avvenuto per i terremoti avvenuti intorno alla data di luglio-agosto 2023, non in Italia ma in area mediterranea abbiamo avuto un incremento, come ho detto, che ha aumentato il coefficiente. La prossima data per noi sensibile sarà fra febbraio e marzo. Qui, fra febbraio e marzo 2024 dovremmo aspettarci un incremento sismico significativo in area mediterranea, potrebbe essere anche in Italia. Grazie e buona giornata a tutti.